Before starting, please select your preferred subtitle because the video will continue in Italian, my language. Antes de comenzar, selecciona el idioma en el que deseas tus subtítulos porque el video continuará en italiano. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Hello everyone and welcome back on our channel. Today I'm going to show you something very important, something very special. I'm speaking about the Collezione Habanos. Collezione Habanos. Che cos'è la collezione Habanos? Si tratta di una serie di umidor da tavolo a forma di libro che per la prima volta nel 2001 arrivano sul mercato. Questa edizione esclusiva viene distribuita solo nelle case dell'Habano. Il primo sigaro di questa collezione Habanos fu il Cuaba Salomones, le cui misure sono 57x184. Furono prodotti 300 di questi box a forma di libro e ognuno conteneva 10 sigari. L'anno seguente, il 2002, fu la volta di Partagás con il C numero 1, un robusto extra le cui misure sono 48x170. Nuovamente 300 box a forma di libro, ma questa volta con 20 sigari dentro. Il prezzo di queste prime edizioni Collezione Habanos non superava i 400 euro, un prezzo invidiabile se paragonato con i prezzi delle attuali uscite di questa prestigiosa linea. La Collezione Habanos continua a impreziosire la collezione degli appassionati. Un'edizione particolare, direi unica, fu rilasciata proprio nel 2011, quando invece di scegliere un sigaro da inserire nella collezione Habanos, fu scelto di comprendere nel box 3 sigari di ogni edizione uscita fino a quell'anno, quindi 30 sigari, 10 vitole, un'occasione eccezionale per poterli provare tutti. Questa edizione fu proprio rinominata edizione unica e sul box recava la dicitura Obra Completas e fu prodotta in 1000 esemplari. Cosa comprendeva? Ovviamente il Cuaba Salomones e il Partagás Serie C numero 1, come detto poco fa. L'Olio de Monterey Extravaganza, le cui misure erano 50x180, il Romeo e Giulietta Fabulosos numero 6, 52x180, il Montecristo Maravillas numero 1, 55x182, il Trinidad Torre Iznaga, 52x170, l'Ace Humman Magnum Especial, 55x170, il Coiba Sublimes Extra, 54x184, il
San Cristobal de La Habana O'Reilly 56x160 e il Bolivar Gran Bellicoso 54x184. 56 by 160 and the Bolivar Gran Bellicoso 54 by 184. Ma venendo ai giorni nostri vorrei illustrarvi le ultime 3 collezioni Habanos presentate. Nel 2020, ma solo dall'inizio del 2023 disponibile sul mercato, il Super Magnum di Ace Hubman, un Radiantes, le cui misure sono 56x180, di cui vi ho accennato nel video dedicato ai sigari Magnum di Ace Hubman e che potete trovare linkato nei commenti. Proprio questo sarà il sigaro che andrò a fumare oggi. Nel 2021, ma ancora disponibile in alcuni paesi, non tutti i paesi, il Cohiba Ideales, un Modernas, le cui misure sono 56x175. Entrambe queste edizioni contengono 20 sigari e sono prodotte in 3000 box a forma di libro. Un'altra cosa in comune? La presenza di una nuova aniglia sul piede che riporta proprio la dicitura Collection Habanos. Il Cohiba, oltre all'aniglia sul piede e oltre all'aniglia dorata tipica del brand, ha un'ulteriore aniglia, quella del 55° anniversario. Collection Habanos. The Cohiba, in addition to the aniglia, to the foot and the golden ring typical of the brand, has a further ring that report the 55th anniversary. Finally, the latest Infine, l'ultimissima collezione Habanos presentata è il Reinas di San Cristobal de La Habana, un Maravillas numero 5, le cui misure sono 55x175, di cui non abbiamo informazioni sull'uscita né sull'aspetto perché non ci sono foto. Almeno, mentre registro questo video, non ci sono immagini che mostrino questo sigaro. Nella linea collezione Habanos ci sono alcuni trend da tenere in considerazione. Il primo è che la produzione è iniziata con pochi esemplari, 300 box, fino a decuplicare arrivando a 3000 box. Ma non è solo la quantità di box a essere aumentata così considerevolmente, ma anche il prezzo che supera ben oltre le 10 volte quello che era il prezzo iniziale. Qualcuno di voi, anche tra i collezionisti più attenti di Habanos, potrebbe pensare: ma come mai non ho mai visto questi libri? In effetti non è facile trovarli. Pochi pezzi arrivano nelle case dell'Habano e questa volta non è colpa dei nostri amici orientali. Infatti è sempre stato così, ancora prima del loro arrivo sul mercato. Milano, Roma e Napoli. This time is not the fault of our Oriental friends. If you do not see many boxes, it has always been so. Un'altra caratteristica di questi libri è la misura media dei sigari presenti. Il sepo non è mai stato inferiore a 47 e la lunghezza inferiore a 160. Ma se escludiamo il Bariai di Cuaba, uscito nel 2012, e il C1 di Partagas, che come detto è stata la seconda collezione Habanos e anche riproposta nel box del 2011, allora tutti i sigari della collezione Habanos arrivano a misurare 50 di sepo o più. La stessa cosa vale per la lunghezza. Se escludiamo l'Orili di San Cristobal de La Habana, tutti i sigari partono da minimo 170 mm fino ad arrivare a 232 mm. Quindi tutti sigari grandi, imponenti e importanti. Wow. So, all big, all imposing, all important cigars. Non ci resta altro che fumare questo sigaro e vedere cosa ci aspetta. If it's good or not, but I think it will be fantastic. Questo Super Magnum ha una costruzione impeccabile. Nella prova del tiraggio con il sigaro spento dava l'impressione che l'aria passasse in modo difficoltoso, ma si è trattata di un'impressione. Una volta acceso, infatti, il sigaro procede benissimo con ricchi puff carichi di fumo fresco. Gli aromi a crudo sono delicatissimi: legno, mallo di noce, una leggerissima nuance di tè. L'aspetto della capa è fantastico,
di uno splendido color nocciola, una capa omogenea, ben stesa, leggermente oleosa e molto piacevole al tatto. La capa non è particolarmente luminosa, i suoi riflessi tendono più al dorato che al marrone. Una volta acceso, un'immediata esplosione di aromi delicati ma ben distinguibili come cedro, tè, una leggera nota di miele e una grande cremosità tipica di Ace Upmann. I tipici aromi del brand sono enfatizzati dal calibro del sigaro e sono resi più rotondi e armoniosi. Leggermente dry al palato, mi ricorda per molti versi il Magnum 56, sempre prodotto da Ace Upmann. Con il proseguire della fumata, aromi di cereali e di legno si acuiscono, affiancandosi anche a note di cannella. Un sigaro estremamente delicato, perfetto esempio della scuola tabacalera cubana. Infatti questo sigaro incarna le caratteristiche tipiche di un ottimo Habanos. Con calma reverenziale procedo lento con questa fumata. La natura delicata degli aromi mi fanno consigliare un abbinamento light. Un ron o un altro distillato, infatti, rischierebbero di coprire completamente il sigaro. Un cocktail dolce, come ad esempio un mojito, o un vino passito servito leggermente più fresco, potrebbero essere un perfetto abbinamento per similitudine. Con un passito si potrebbe andare a completare la palette aromatica più vicina alla frutta secca, mentre con un mojito si andrebbe ad aggiungere una nota fresca, mentolata e agrumata, aggiungendo freschezza alla freschezza. Io, in questo caso, ho scelto un passito di Erbaluce di Caluso del 2005, Le Baccanti di Pescarolo.